Buonasera a tutti. Io vi parlerò dell'effetto tossico dei plastificanti sulla riproduzione. La riproduzione è alla base della conservazione della specie, quindi è estremamente importante conoscere quali possono essere gli effetti di sostanze inquinanti che possono alterare questo processo. Il processo di riproduzione è complesso, come potete vedere dallo schema qui proiettato. Infatti è controllato da un asse, ipotalamo, ipofisi, gonadi, ovvero delle ghiandole endocrine che producono degli ormoni. Questi ormoni possono legare dei recettori lungo l'asse. Immaginate un meccanismo chiave serratura, quindi solo l'ormone giusto può aprire la serratura giusta e attraverso questo meccanismo controllare la gonade maschile che produrrà ormoni mascolinizzanti, androgeni, responsabili della produzione degli spermatozoi. La gonade femminile invece produrrà degli ormoni femminilizzanti responsabili della maturazione della cellula uovo che avviene ogni mese nella donna. Un uomo fertile normalmente produce circa 100 milioni di spermatozoi. Questi vengono rilasciati e devono risalire le vie genitali femminili per poter fecondare la cellula uovo che è stata rilasciata a livello delle tube. È un percorso lungo e difficile, quindi lo spermatozoo deve essere di buona qualità. È stimato che circa 200 dei 100 milioni di spermatozoi sono in grado di svolgere questo cammino, ma solo uno feconderà la cellula uovo e darà origine allo zigote e da lì inizierà lo sviluppo embrionale. Nel corso del tempo abbiamo osservato però una riduzione molto significativa del numero di spermatozoi. Se noi andiamo a paragonare il contenuto spermatico di 50 anni fa con oggi, vediamo che oltre il 50% di riduzione è avvenuta, è evidente. Inoltre, un report della World Health Organization recente del 2021 ha messo in evidenza che una persona su 6 è sterile. Quando è che una persona si ritiene sterile? Quando dopo un anno di rapporti non protetti non ha ancora procreato. E questo dato coincide con il numero sempre crescente di coppie che fanno uso di fecondazione medicalmente assistita. Qui abbiamo l'infertilità è multifattoriale, quindi non siamo in grado di stabilire esattamente la causa dell'infertilità nella coppia, ma di certo molto importante è il contributo di sostanze inquinanti, soprattutto quelle sostanze inquinanti che si comportano come interferenti endocrini, ovvero quelle sostanze che possono legare il recettore di ormoni specifici e interferire con il sistema endocrino che abbiamo visto prima. Tra questi troviamo i plastificanti, additivi che vengono aggiunti durante la costruzione delle plastiche per dare delle caratteristiche specifiche a queste. Durante le fasi di degradazione questi additivi vengono rilasciati. Qui vediamo alcuni esempi degli ftalati, il BPA e, come dicevamo, possono aprire questa serratura e causare una tossicità a livello riproduttivo.
Questi contaminanti li troviamo ovunque, in ogni angolo del globo, e quindi è molto semplice esporsi ad essi. In diversa maniera ci possiamo esporre: attraverso l'inalazione con i tanti oggetti che abbiamo in casa di plastica che in questa fase rilasciano nell'aria queste sostanze. Lo possiamo fare attraverso la dieta, consumando cibi che sono ad esempio in delle box di plastica. Possiamo esporci attraverso la cute con l'uso di prodotti per la salute o per la cura personale, o semplicemente indossando degli abiti sintetici. In alcuni casi l'esposizione avviene molto precocemente, anche durante l'allattamento. Infatti nel latte sono state trovate queste sostanze e noi di recente abbiamo trovato anche delle microplastiche. Oppure durante la fase prenatale, quindi un trasferimento dalla mamma al feto. Questo è confermato dalla presenza nel 99% delle donne in gravidanza di sostanze che hanno questo ruolo di interferenti endocrini. Non solo, il BPA è presente nel 96% della popolazione americana, ma quello che ci preoccupa ancora di più è l'elevatissimo numero di composti tossici che noi troviamo all'interno del sangue prelevato dal cordone ombelicale. Per chiarire il meccanismo attraverso il quale queste sostanze possono interferire con il sistema riproduttivo, noi ricercatori utilizziamo dei modelli. E qui vediamo un esempio di quello che accade nei nostri laboratori. Questo è un testicolo di zebrafish. Lo zebrafish è un piccolo pesciolino che offre il vantaggio di avere un DNA con una sintonia altissima con l'uomo. Quindi è molto utilizzato negli studi di tossicologia perché i risultati che otteniamo possono essere facilmente traslati all'uomo. In questa immagine noi vediamo al centro del controllo la presenza di spermatozoi. Li identifichiamo dai loro nuclei, che sono quelli in blu. Tutte intorno vediamo delle cellule colorate diversamente. Queste cellule sono cellule in via di maturazione, sono cellule germinali che stanno maturando per diventare spermatozoi. Guardate l'immagine a fianco, vediamo che l'architettura testicolare è completamente alterata quando il nostro piccolo pesciolino è stato esposto a sostanze estrogeno simili, inquinanti ambientali quindi. Vediamo non solo una strana distribuzione delle cellule germinali in via di maturazione, ma anche una forte riduzione del numero di spermatozoi. Infatti i nuclei sono molto meno e anche questi stranamente distribuiti. E questo ci fa pensare anche a quello che abbiamo detto per l'uomo, questa drammatica riduzione di spermatozoi. Nei casi peggiori poi vediamo che oltre all'alterazione dell'architettura del testicolo sono presenti all'interno di esso anche degli oociti, ovvero quelle cellule che normalmente danno origine alle cellule uovo. Quindi abbiamo un fenomeno di femminilizzazione. Questi esperimenti riguardano il pesce zebra, abbiamo detto, ma esperimenti analoghi sono stati fatti anche nei mammiferi con risultati molto simili. Per citare quello che è stato trovato nella femmina, vediamo che c'è una riduzione del numero degli oociti, ma soprattutto vediamo anche delle condizioni patologiche, come un aumento della sindrome da ovario policistico, cosa che notiamo anche nella donna.
Durante la degradazione delle plastiche, oltre il rilascio dei plastificanti, si generano anche delle micro e delle nanoplastiche. Noi ci siamo chiesti recentemente se queste potessero passare dai fluidi organici materni alla placenta, e abbiamo trovato la presenza di queste microplastiche. Ci sono stati ulteriori studi in altri laboratori in cui sono stati esposti topi a questo tipo di contaminanti, e non solo hanno ritrovato anche loro microplastiche a livello della placenta, ma addirittura il trasferimento nel feto, con fenomeni di infiammazione molto importanti. Poiché, come dicevo, è molto difficile non esporsi a questi contaminanti, vista la loro presenza ovunque, alla ricerca spetta un altro ruolo: come difenderci da essi. Ed è quello che stiamo studiando nei nostri laboratori. Siamo partiti da un punto importante. Questi interferenti endocrini danno problemi anche al microbiota intestinale. Infatti, animali esposti a questi inquinanti hanno una disbiosi. Per cui ci siamo chiesti se ripristinando un microbiota adeguato, quindi utilizzando dei batteri benefici, potevamo risolvere o mitigare questo problema. Ed è quello che abbiamo fatto, e qui vi porto ancora una volta un esempio dei nostri esperimenti, dove potete osservare il controllo, l'animale con una gonade alterata, e vediamo l'interferente endocrino insieme al probiotico ci riporta ad una condizione che è molto simile a quella del controllo. Quindi questi risultati sono estremamente incoraggianti. Non siamo gli unici a lavorare su questo, altri laboratori stanno ottenendo risultati simili, non solo per quanto riguarda la riproduzione, ma anche per processi più legati a disturbi metabolici. Quindi dovremmo essere sulla buona strada. Visto la tematica della serata, fill the gap. Qual è il gap che ci piacerebbe colmare? In realtà noi vorremmo creare un ponte tra la ricerca scientifica e il cittadino. Un cittadino informato sicuramente farà delle scelte consapevoli, e considerando i danni che possono essere arrecati dall'uso di plastiche, potrebbe scegliere di non far uso di prodotti monouso in plastica, oppure potrebbe essere attento nella lettura dell'etichetta ed evitare l'acquisto di sostanze che contengono questi interferenti endocrini. La scelta del consumatore è estremamente importante, e abbiamo la presunzione di immaginare che questo potrà far avvenire una transizione tra la chimica attuale e una chimica verde che sia attenta ai prodotti che mette sul mercato, utilizzando tutti quei test endocrinologici che noi normalmente utilizziamo nei nostri laboratori. Concludo con l'augurio che soprattutto i giovani ricercatori, ce ne sono molti qui in mezzo a noi, anche i miei collaboratori che ringrazio per aver contribuito a questa presentazione, continuino ad essere ispirati, che è uno dei temi del TED, no? Ispirarsi e diffondere nel mondo la conoscenza, e ovviamente TEDx è un ottimo modo per farlo. Grazie per l'attenzione. Grazie.